Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos, la regina dei rally, edizione Centauria, il modello in scala 1:8, uscita numero 86 delle 110 previste per il completamento di questo meraviglioso, splendido modello. Pilota Sandro Munari, navigatore Silvio Maiga, la macchina che ha vinto, oltre agli altri titoli, il Rally di Montecarlo nel 1976. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Sono quasi arrivato a 5.000 iscritti, mi raccomando ragazzi, l'appuntamento è improcrastinabile, dovete per forza iscrivervi. Ovviamente sempre che ne abbiate piacere. Attivate anche la campanella, così sarete avvisati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se date un'occhiata alla playlist vedrete che non tratto soltanto auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Vi volevo soltanto far vedere una cosa che già vi avevo anticipato nel video precedente, cioè gli adesivi che non erano assolutamente idonei per questo tipo di lavoro. Chiunque di voi se ne sarà accorto, molti avranno deciso di non metterli, ognuno fa quello che vuole del proprio modello, però attenzione perché questa macchina gli adesivi con la scritta Roma sopra li aveva, soprattutto quando ha vinto il Rally di Montecarlo appunto nel 1984 con questi due splendidi piloti, perché non dimentichiamoci che anche Silvio Maiga è un copilota oltre che chiaramente navigatore. Allora guardate, vi avevo messo il link dove andare a vedere la foto proprio di quest'auto, dove appunto, e vi ho spiegato perché, adesso ve lo rispiego per sommi capi, perché vi ho detto tutto nel video precedente, dove gli adesivi qui andavano tagliati perché sono stati fatti male, e anche da quest'altra parte, se vedrete la foto che ho messo nel video come vi ho detto poco fa precedente, e così è corretta. Il problema è che molti non si sono accorti che quando sono andati a posizionare l'adesivo non hanno visto la distanza che c'è tra questa parte qui e qui, che deve essere identica come è in questo caso, e questa parte da qua a qua, perché poi qua comincia a girare, deve essere perfettamente perpendicolare, perpendicolare a questa perpendicolarità, deve essere praticamente uguale questa linea, così come questa. Qui è continua, altrimenti il modello rimane sfalsato come adesivo. Però io ho già una soluzione pronta. Probabilmente cercherò di attivare un piccolo abbonamento, ragazzi, abbiate pazienza perché qui non si cava un ragno dal buco e le ore che dedico oltre alla passione il guadagno è pari a zero, e quindi molto onestamente ve lo dico, è chiaro che non è che uno vi chiede la paga. Chi vorrà poi vedere la modifica, sempre che io sia in grado di attivare l'abbonamento, altrimenti pace, lo metterò così di nuovo gratuito e non importa ragazzi. Però vi farò vedere la soluzione che cercherò di adottare, e ovviamente la difficoltà quando io spiego queste cose e i video sono più lunghi è dettata dal fatto che io devo cercare di arrivare a tutti, soprattutto alle persone che hanno proprio meno esperienza nel campo del modellismo. Chi ha più esperienza probabilmente non mi guarda neanche. Ecco, quindi, ripeto, l'impegno è proprio quello di riuscire a fare degli interventi che chiunque di voi poi potrà essere in grado di ottemperare, quindi di affrontare. Ecco perché poi vi spiegherò e vi farò vedere tutto nel video, perché questa cosa qui, anche se è corretta, vedete la distanza è perfetta, non mi piace perché con il tempo qua tenderà a staccarsi. Che altro dirvi?
ecco, non andate a mettere questa parte qui bianca contro, e non è corretto, non è corretto, così come non è corretto nelle informazioni illustrative qua, che la fanno vedere qua attaccata quasi, seppur se guardate diverse foto può capitarvi di trovare delle distanze abbastanza diciamo diverse tra loro, no? Io tra le tante foto questa è quella che ho trovato più corretta. Ho evitato di rifilarmi perfettamente questo lato qui semplicemente perché ho pensato poi che andrò a fare quella modifica che secondo me sarà risolutiva, chiunque di voi potrà fare se vorrà farla, e soprattutto non si staccherà più. Ci provo, ci provo. È un impegno che mi sono preso, spero di riuscirci. Io farò il video ovviamente come fanno tutti privatamente, poi se riuscirà andrò a pubblicarlo, altrimenti vi farò sapere, ok? Allora guardate, una prima cosa che vi consiglio assolutamente, prima di chiudere il modello, controllatevi il serraggio di tutte le viti, prendete le ruote anteriori e fate questo lavoro. Se hanno gioco dovete andare ad intervenire assolutamente in tutte queste parti qui, avvitatele bene e poi vedrete che non si muoveranno più. Ripetete l'operazione su tutte le viti che avete, tutte quelle che vedete, ripetete l'operazione su tutte le viti. Una volta messe le coperture non potrete più, a meno che non andrete nuovamente a rimuoverle, e la cosa che poi succederà, anche se non ci dobbiamo giocare, è che ci saranno delle flessioni, forse non dico al telaio perché è un pezzo unico qui, però alle ruote, mi raccomando. Allora, guardate che forte che è quando muovo la marcia all'interno. Guardate questo pezzo, vi avevo fatto vedere la modifica per farlo funzionare, guardate. Vedete che esce e ritorna con la molla? E la marcia, fortissimo. Bene. Adesso vado a vedere quello che ho trovato. Non è affatto difficile il montaggio, bisogna soltanto, a mio parere, prepararsi tutti i filetti. Andiamo a vedere, troviamo questo bellissimo pezzo in metallo che è la sezione inferiore sinistra della carena. Non smetterò mai di dirlo, ognuno di voi ama questo modello, che lo sta facendo e si rende conto che è già bello così, ma figuriamoci poi alla fine. E solo noi che lo stiamo facendo, ripeto, sappiamo cosa c'è sotto, perché purtroppo una volta chiuso è bello esteticamente, ma si perdono dei particolari come il cruscotto, che sono delle opere d'arte, Allora, guardate, troviamo questo, il bellissimo paraspruzzi, o parafango lo chiamano, ma in realtà io lo chiamo paraspruzzi, in gomma, bellissimo. Poi abbiamo questo, che la chiamano serratura, in realtà sono due pezzi, plastica, e poi abbiamo 7 serie di viti. 5 sono da avvitare nel metallo, eccole qui, AM, AFM, CM, dove sono le altre? DM, ma queste potrete anche metterle da parte perché sono date in più e sono quelle che bloccano la ruota che noi abbiamo già messo, quindi ne avete anche di riserva già dai montaggi precedenti. Mi manca ancora la SM, eccola qui, perfetto, e così sono le 5 serie di viti da avvitare nel metallo. Sapete che vi dico sempre di usare il lubrificante per crearvi o quasi sempre i filetti. In questo caso, per quanto almeno riguarda
il mio modello, ma penso anche il vostro, il metallo è molto tenero e io sono andato ad avvitarmi le viti, adesso vedrete, per crearmi tutti i filetti senza l'ausilio di nessun lubrificante. Poi abbiamo due serie di viti da avvitare nella plastica, NP, MP, attenzione a non confonderle, una è più lunga e una è più corta, attenzione. Allora, prima cosa che sono andato a fare, quattro viti CM, eccole qui, mi sono creato il filetto, la stessa cosa ovviamente ho fatto dall'altra parte. Poi due viti AM e me ne sono andato ad evitare qui una. Queste sono quelle che poi terranno fermo questo pezzo, ovviamente dall'altra parte, cioè di qua. Questo è il lato destro e questo è il sinistro. Ecco qui. E qui c'è l'altra vite. AM. E sono andato a metterla di qua. Vedete, queste sono le CM, che vi ho detto prima, e questa è la M. Bene, una volta fatto questo, sono andato a prendermi questa parte qui, ho preso le viti SM, ne prenderete 4, sono andato ad avvitarmele qui, dove poi andremo a montare il paraspruzzi, e poi, sempre con le viti SM, sono andato a crearmi il filetto qui. Ovviamente potrete fare la stessa cosa dall'altro lato, perché le stesse viti le useremo poi nei montaggi successivi qui. Ecco perché io sono andato già ad avvitarmi anche a crearmi il filetto dalle altre parti. E infine prendiamo questo, così, questo lo mettiamo così, vedete questa appendice che scende bassa, la facciamo entrare qua dentro, senza mettere la vite da questa parte per adesso. Prendiamo la MP, questa, e ci andiamo a creare il filetto usando un cacciavite con la punta più piccola. Non arrivate fino in fondo, mentre invece qui non serve crearvelo, perché il foro è abbastanza largo, mettiamo direttamente la vite, e la vite che metteremo è la NP, e vado a metterla subito. Così ci siamo organizzati tutto il montaggio. Badate di non sbagliare e non confondere queste due viti, perché se metterete questa più corta da questa parte prenderà poco, vedete, perché non uscirà fuori come invece deve uscire. Ma se metterete questa lunga da questa parte, rompete il pezzo, perché avvitate finché la vite arriva in fondo e vi apre in due il foro dedicato alla vite. Fate attenzione, mi raccomando. Bene.
e questo è a posto. Adesso prendo questo, lo metto così e vado a svitare la vite MP, che è quella più corta. Questo lo inserisco nell'unica maniera possibile, così. E avvito. Per avvitare lo levo un attimo dalla sua sede, inserisco la vite, la guardo da dietro, avvicino il pezzo di plastica, giro al contrario il cacciavite perché mi sono creato il filetto e poi avvito. Delicatamente, perché quando i filetti sono così piccoli è un attimo romperlo. Ecco qua. Controllo e addrizzo. Non lasciatelo così, così. Lo potrete anche spostare comunque dopo, una volta montato tutto. Guardate che bellezza questo particolare, meraviglioso. Adesso è il momento di montare la nostra bellissima copertura sopra. Ecco qui. Prendiamo il filo, o meglio il tubo, quello poi che porta l'acqua ai vetri, e lo andiamo a mettere così davanti. Ah, un'ultima cosa, mi stavo dimenticando. Prima di fare questo, controllatevi il tubolare del roll bar, questo, sia da questa parte che da questa parte qui, perché se qualcuno per errore ha preso il modello così, guardate cosa succede. Avete visto? Guardate qui. Se lo avete preso da lì, lui si stacca. Quando andrete a mettere il pezzo sopra, vi chiederete come mai non combacia bene con i fori. È colpa di questo, quindi attenzione. Controllate l'inserimento e premete. Stessa cosa, ovviamente, da quest'altra parte. Solo dopo fatto questo controllo andremo a mettere il nostro pezzo sopra. Quindi tubo in avanti, ah no, aspettate, se non svito le viti difficilmente. Tra l'altro avevo dimenticato di dirvi anche la vite AFM dove andava avvitata. Qui una l'ho avvitata qui e una l'ho avvitata qui. Adesso che devo andarmi a rimuovere tutto, per non sbagliare e confondere le viti è molto semplice. Prendo questa AFM, la metto qui, mi rimuovo le due viti FM da una parte all'altra e me le metto qui, vicino al sacchettino dedicato. Ecco qua. Poi smonto, chiedo scusa, svito le due viti CM, sia di qua che di là. Stessa cosa. Prendo il sacchettino CM e gliele metto vicine. E infine prendo il sacchettino AM
e vado a rimuovermi queste qua, una da una parte e una dall'altra. Queste sono quelle che mi tengono la copertura inferiore, quella che abbiamo ricevuto in questa nuova uscita. E poi posso montare tutto senza alcun tipo di problema, dettato da una vite messa male, non ha preso bene il filetto. Queste cose non possono verificarsi se avete fatto così. Bene, bisogna controllare che combacino con i fori. Loro ci dicono di mettere prima quelle sotto, ma io vado a mettermi subito queste due sopra, una di qua e una di là, e quindi vado a prendermi le due viti queste AFM. Stesso discorso che vi dico sempre, ma mi auguro che ci siano sempre persone nuove a seguirmi, ecco perché lo ripeto. Se vi siete creati i filetti, girate al contrario il cacciavite, quando sentirete il dentino, proprio il sonoro, clac o clic che dir si voglia, potrete avvitare tranquillamente, senza nessun rischio di avvitare storta la vite e quindi rovinare il filetto. Eccolo qua. Puntatele soltanto. Alzatelo sempre dal telaio metallico, ricordatevelo. Ok. Adesso metto pausa un attimo perché devo trovare come inclinare per farvi vedere di mettervi le due viti CM da una parte e dall'altra. Bene, adesso prendiamo le 4 viti CM, però attenzione, cosa molto importante, non fate l'errore di premere la portiera, la dovete aprire e andare a fare pressione con le due dita qui, sulla parte metallica, mi raccomando. Quando vediamo che i fori combaciano, non ci rimane che avvitare la nostra vite. Guardate con quale semplicità io sto avvitando grazie al fatto che mi sono creato il foro. Chiedo scusa al filetto prima. Stringo dopo. Per me è tutto più complesso perché non devo uscire dall'inquadratura per farvelo vedere bene, ma non riesco a concentrarmi come dovrei. Ecco qui. E infine l'ultima vite. Sono veramente
colpito dalla precisione che c'è in questo assemblaggio. Tutto combacia perfettamente. Addirittura qui devo addrizzare la vite, altrimenti non riuscirò mai ad avvitarla. Eccola qui. Adesso posso stringere tutto. Ricordatevi, quando chiudete la portiera, una leggera pressione verso il basso, così non rovinate questo scivolo che è fatto anche appositamente. Eccoli. Stringo queste altre. Perfetto. Adesso vado a rimuovermi la mia gomma, la ruota anteriore, perché poi dovrò avvitare il pezzo da qui e il paraspruzzo e non ce la posso fare diversamente. Colgo l'occasione per avvitarmi queste altre viti più nascoste, poi farò la stessa cosa dall'altra parte. Vado a rimuovermi le due viti SM che ho avvitato prima. Eccole qui. Stessa cosa faccio qui, sempre le viti SM, quindi posso metterle vicino alle altre che sono identiche, così. Che bello ragazzi, che bello! Ed è anche molto pesante come modello. Stavo sbagliando vite, prendo la vite AM, la inserisco qui, così, e vado a fissarmi il nuovo pezzo che ho ricevuto in questa uscita. Guardate, una semplicità con i filetti creati che è disarmante. Non la stringo fino in fondo perché devo lavorare anche su queste due anteriori. Adesso prendo le SM, perfetto, stringo, metto il mio paraspruzzo, così, SM,
Quando arrivate contro non esagerate, altrimenti la vite premerà troppo la gomma e poi vi si stacca il pezzo attraversando la vite, quindi attenzione. Mi è rimasto da stringere meglio quest'ultima vite qua sotto, che è questa AM, e il montaggio, una volta rimontata la ruota, è terminato. Eccolo qua, bellissimo, bellissimo. Non vi preoccupate per le linee che si vede qua, vedete, tra un pezzo e l'altro. È giusto così, è preferibile, altrimenti questo è metallo, questa è plastica, se fosse perfettamente attaccata, prendo la portiera, la vernice salterebbe via. Quindi va benissimo così. Proviamo l'apertura. La battuta all'interno è perfetta. Ricordatevi che c'è il dentino all'interno del disco che deve essere inserito bene. Così. Mamma mia, che modello meraviglioso. Adesso metto soltanto la parte anteriore e poi ci salutiamo. Ecco qua. Meravigliosa. E poi non vi preoccupate, questi spazi li potete ridurre andando a lavorare su questo perno che blocca il cofano anteriore, vedete? È lui che dà la misura. Tirate giù questo e poi si può lavorare anche sulla portiera, non è un problema, però è ovvio che sono cose che lascio a chi ha più esperienza, io non ve le sto a spiegare perché diventerebbe troppo tecnico e non voglio assolutamente che possiate fare più danno di quello che invece vorreste andare a sanare. Il modello è bellissimo così, ci saranno molti che non avranno alcuna necessità, seppur il modello è fatto in serie, di dover intervenire perché tutto andrà benissimo, altri che dovranno lavorare un po' sulle cerniere, ma è tutto fattibile con calma. Ok? Bene, qua come potete vedere abbiamo questo sgancio che ovviamente è puramente estetico, questo qui, ma io trovo che sia bellissimo, molto bello. Mettetelo diritto, quello che abbiamo montato prima qua sotto, montato perché, lo ripeto, spesso io uso questo modo di esprimermi in maniera plurale perché per me siete voi la vita del canale, ecco perché dico abbiamo fatto, abbiamo montato. Va bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi, un abbraccio, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Questo è il radiocomando, qui abbiamo il coprifari del gruppo secondario, fari secondari, 4 faretti, e come ho fatto già un video nella speranza che qualcuno che lavora in Centauria possa casualmente vederlo, mettete delle grafiche dedicate ad ogni modello qui in questo spazio vuoto, basta un adesivo che ne so, che ci sia stampata la macchina Lancia Stratos, così che sia identificativo per tutti coloro i quali fanno più modelli. È anche più grazioso metterlo vicino al modello con l'immagine del modello appunto che rappresenta le funzionalità grazie a questo radiocomando. Grazie del vostro tempo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!